Ragazzi, ben ritrovati nella baia, preparatevi, oggi si naviga in acque pericolose. La realtà virtuale è davvero il futuro del gaming? Oppure è destinata a rimanere una nicchia per pochi avventurosi? I visori si stanno diffondendo, ma siamo ancora lontani dalla rivoluzione promessa. Prezzi, giochi, tecnologia. Oggi, insieme a Barba, analizziamo questo e molto di più. Barba, issiamo le vele e partiamo? Oh capitano, qua si sente puzza di tempesta. La prometteva di cambiare tutto, ma tra prezzi alti, cavi che sembrano tentacoli di Kraken e gente che si schianta sui mobili, la rotta è tutt'altro che tranquilla. Vediamo se questa nave arriverà mai in porto o se farà la fine del Titanic. Speriamo di no, ma intanto, sigla! La baia di Ben! La baia di Ben! Partiamo dalla prima difficoltà della VR. Questo fenomeno non ha ancora sfondato nel mercato di massa del videogioco. Il primo problema potrebbe essere il prezzo. Ultimamente i prezzi dei visori si sono sensibilmente abbassati, questo non lo possiamo negare, ma se vogliamo il top c'è ancora una spesa considerevole da dover affrontare, soprattutto se vogliamo un'esperienza PC o console, perché oltre al costo del visore dobbiamo considerare anche quello del PC o della stessa console, appunto, e si potrebbe arrivare veramente a cifre da capogiro. Già, la VR costa più del tesoro di Barbanera, senza contare che serve spazio. Chi vive in un bilocale rischia di trovarsi in rotta di collisione con il divano ogni volta che prova a giocare. Sì, poi c'è il fattore nausea, non tutti ancora riescono a tollerare il movimento in VR, e se anche solo un giocatore su 3 riesce a fare 10 minuti prima di stare male, è difficile che la VR riesca a diffondersi di questo passo e diventare un nuovo standard, ma molto probabilmente non lo diventerà mai. Ma c'è un'altra barriera ancora più subdola, la diffidenza. Molti giocatori sono rimasti fermi alla VR degli anni 90, quando mettersi un visore significava vomitare dopo 5 minuti. Non sanno che la VR moderna è un'esperienza di gaming di tutto rispetto, ma provare a convincerli è come spiegare a un vecchio lupo di mare che le sirene non esistono. E poi c'è l'altro lato della medaglia, cioè l'opposto alla diffidenza dei giocatori non VR, ossia i fanatici della VR, quelli che nella stragrande maggioranza non hanno mai giocato e in realtà è l'ultima volta che l'hanno fatto soffiavano dentro le cassette per metterle nelle console e che oggi, grazie alla VR, si riscoprono esperti di gaming dopo 2 partite a Gorilla Tag. Già, e vanno in giro dicendo che la VR è il futuro del gaming, che sostituirà PC e console e che una volta provata la VR non si torna più indietro. Poi, però, dopo l'effetto wow iniziale, sono i primi a lamentarsi della mancanza di giochi importanti e quando arrivano non li comprano perché 30 euro per un gioco VR? Troppo caro. Esatto, Barba, 30 euro troppo caro. Ragazzi, volete parlare un pochino con i giocatori PC o peggio con quelli console? Mediamente sono arrivati a spendere 80-90 euro per un gioco? E poi ragazzi, questo vostro atteggiamento da elitario che ha capito tutto del gaming e ha scoperto una nuova frontiera, sappiatelo, state un po' sul cazzo. Ecco perché la gente non vuole venire in VR, perché gli fate antipatia voi, non la VR. Quindi, se volete far capire alle persone quanto sia bella la VR, fatelo con meno spocchia e soprattutto non prendete per il culo quelli che decidono di rimanere su PC e console, perché è quella l'esperienza numero 1 da gaming. Tutto il resto è un'esperienza accessoria. Un altro problema enorme è il catalogo dei giochi di cui disponiamo per adesso. Tolti alcuni titoli di punta come il sempre citato Half-Life Alyx, se vogliamo prendere qualche altra applicazione o gioco che ha avuto un discreto successo, mettiamo anche Beat Saber e pochi altri titoli, ecco, manca quel gioco che faccia esplodere il mercato. Già, il grosso dei giochi sono esperienze brevi o porting con qualche aggiunta VR. I AAA sono pochi e quelli che ci sono faticano a vendere. E qui arriva il paradosso. I giocatori VR vogliono giochi di alto livello, ma poi non li comprano. Sì, e poi di chi è la colpa? Degli sviluppatori che non riescono a creare titoli abbastanza interessanti e meritevoli per essere acquistati. Oppure la colpa in realtà è nostra, dei giocatori, che pretendiamo esperienze da PC e console ignorando totalmente i limiti hardware del dispositivo che stiamo utilizzando per adesso. E poi c'è un'altra domanda. I giocatori che comprano un gioco per goderselo e basta esistono ancora? Oppure oggi vogliamo tutti diventare critici videoludici con la lente di ingrandimento in mano?
Beh sì ragazzi, sembra che per forza tutti dobbiamo essere quei due sul server 2.0 oppure i nuovi autori di multiplayer ed every eye. Cioè i giochi non si comprano più per essere giocati, ma per fare analisi e critiche. Guardate che per fare questa cosa bisogna capirne veramente, non basta semplicemente aprire la bocca e dire questo gioco non va bene, perché così non facciamo altro che danneggiarlo ancora di più il settore. Ma la VR ovviamente non è solo problemi, la tecnologia sta facendo passi avanti, i nuovi visori sono sempre più leggeri e più compatti, effettivamente costano di meno, sono senza cavi e riescono ad offrire anche una grafica sempre migliore. Forse abbiamo poca scelta? Noi per esempio possiamo scegliere al momento tra Quest 3 oppure 3S. La concorrenza esiste? Pico 4 Ultra potrebbe essere un concorrente, ma viene venduto solo in Cina. Gli altri visori costano troppo e anche se possono funzionare autonomamente, hanno una libreria scarsa e alla fine servono solo come visori PCVR costosissimi. Beh, però possiamo cominciare a sperare bene. Per esempio, con l'ultimo aggiornamento firmware dei visori Quest 3, la V74, è stata aggiunta l'uscita DisplayPort tramite USB-C. Questo vuol dire che molto probabilmente il prossimo visore Meta avrà l'ingresso DisplayPort USB-C. Ma a questo punto, Barba, non è un passo indietro secondo te? Cioè abbiamo chiesto a gran voce visori wireless senza fili e alla fine siamo tutti contenti per il ritorno della DisplayPort. Accettiamo il collegamento via cavo purché ci offra una qualità superiore. Ammesso che la DisplayPort via USB-C possa davvero offrire la qualità di una vera DisplayPort nativa. Esatto. Ed è quello di cui spesso abbiamo parlato con PSVR 2. E in definitiva, possiamo avere un visore super tecnologico che costi anche 300 euro? Ma se non arrivano giochi, oppure se arrivano ma i giocatori non li comprano, beh ragazzi, siamo destinati a rimanere bloccati nella stessa secca. Poi c'è tutto un mondo della VR che va oltre il gaming. Formazione, simulazioni, medicina, insomma lavoro. Beh, la VR sta trovando utilizzi incredibili. Ma ricordi i tempi d'oro della VR tra il 2016 e il 2020? C'erano meno visori, costavano di più, ma avevamo giochi veri, di qualità AAA. Forse era meglio quando la VR era per pochi, perché quei pochi supportavano gli sviluppatori e accoglievano nuovi visori con entusiasmo. Beh sì, adesso è vero che abbiamo oltre 25 milioni di visori, venduti solo da Meta, ma la qualità media dei giochi è tornata a 20 anni fa. Inoltre, la gente preferisce stare sui social VR oppure giocare ai free to play, piuttosto che supportare il mercato acquistando quei giochi un po' più importanti. E il settore aziendale sta prendendo una strada tutta sua. Ci sono visori come Xtal da $10.000 per simulazioni di volo e progettazione industriale, roba da fantascienza. Ma a noi questo comunque interessa relativamente. Sì, è bello sapere che c'è un settore della VR che si sta evolvendo per i fatti suoi. A noi interessa l'intrattenimento, che siano giochi, app social o anche semplicemente fruizioni di contenuti video. È quello il settore che dobbiamo supportare se vogliamo che la VR non si estingua. Bene, ciurma, e qui vogliamo sentire la vostra. La VR, secondo voi, ha il potenziale per dominare il futuro del gaming? Oppure resterà soltanto un sogno irrealizzabile? Mi raccomando, scrivetecelo tra i commenti. Ma ti dirò, Barba, a parere mio, Flat e VR sono due parti complementari di un unico settore che è quello del gaming. Ci vorrebbe meno diffidenza dai giocatori flat, ma soprattutto ci vorrebbe meno snobismo da questi neo-giocatori ritrovati grazie alla VR, che capissero che il momento wow dura poco. Quindi è inutile dire che una volta provata la VR non si torna indietro, perché tanto il settore che traina maggiormente è sempre quello flat. Non vedremo mai né un sorpasso della VR sul mercato flat, ma non vedremo neanche mai un avvicinamento di questi due settori in termini di numeri. Dobbiamo essere noi l'avvicinamento delle due parti e capire che quello che conta è giocare. Il mercato flat sarà sempre l'esperienza per eccellenza del videogioco.
Il gaming in VR invece è in grado di offrire esperienze più immersive su determinati generi, come simulatori di guida, di volo, first person shooter. A parere mio, un giocatore flat che non fa un'esperienza VR, o viceversa, un giocatore VR che si rifiuta di continuare a giocare in flat, in realtà ha perso qualcosa. Ma adesso voglio sentire la vostra fra i commenti. E non dimenticate di iscrivervi e di lasciare un like, o vi faccio camminare sull'asse. Esatto ragazzi, e mi raccomando, tasto super grazie se vi piacciono i miei video e volete supportare quello che faccio. Grazie per essere stati con noi nella baia e aver visto questo podcast. Fatemi sapere se questo tipo di contenuti vi piace. Vi aspetto nella baia, insieme a Barba. Un saluto Marmaglia. Ho ho!